Ciao a tutte care amiche creative e ben ritrovate in questo nuovo video, che sarà l'ultimo della stagione estiva, perché poi andremo a vedere progetti sempre più autunnali ed invernali. Il top è semplicissimo da realizzare, adatto sia alle più esperte ma anche alle principianti, e vi guiderò passo passo per la realizzazione del top. I punti sono veramente facilissimi ed ho utilizzato un uncinetto da 3 mm e il filato solare che potete trovare sul sito www.unfilodipassione.it. Vi lascerò tutti i link nel box in descrizione. Prepariamo tutto l'occorrente e iniziamo subito. Per realizzare questo top avremo bisogno del filato solare, che è un filato composto dal 97% di cotone d'Egitto e un 3% di poliestere metallizzato, che non è altro che questo filo di lurex che vediamo all'interno, ed un uncinetto da 3 mm. Iniziamo realizzando un nodino scorsoio e 25 catenelle. Realizzate le 25 catenelle, andiamo a mettere il dito sull'ultima, ne andiamo a fare un'altra che ci servirà solamente per voltare il lavoro. Rientriamo sull'ultima catenella dove abbiamo messo il dito e andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascuna catenella del giro precedente. Quindi andremo a realizzare un totale di 25 maglie basse. Terminate le 25 maglie basse, al giro successivo andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse, una e 2, entriamo sulla terza e andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto e ancora 3 maglie alte nello stesso punto. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse, una e 2, entriamo nella terza e andiamo a fare una mezza maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo ancora 2 maglie basse del giro precedente, entriamo nella terza e andiamo a ripetere 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie basse, entriamo nella terza e andiamo a fare una mezza maglia alta e continuiamo in questo modo fino alla fine delle 25 maglie basse. Al termine del giro avrò un totale di 4 archetti che resteranno invariati per tutta la lunghezza del top. Adesso passiamo al giro successivo, andiamo a fare ancora 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, qui dove ho la catenella centrale del ventaglietto vado a ripetere nuovamente il ventaglietto, quindi vado a fare 3 maglie alte, una catenella e ancora 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, dove ho la mezza maglia alta vado a ripetere nuovamente una mezza maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto e nel ventaglietto, nella catenella centrale, vado a ripetere nuovamente il ventaglietto fatto da 3 maglie alte, una catenella e ancora 3 maglie alte. Sostanzialmente in questo giro vado a ripetere esattamente quello che ho fatto nel giro precedente e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Terminato il quarto archetto vado a chiudere il giro facendo una catenella e una mezza maglia alta puntando l'uncinetto sulla seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro precedente. Adesso al giro successivo andrò a realizzare degli aumenti qui dove abbiamo realizzato delle mezze maglie alte.
Quindi andiamo a fare 2 catenelle che saranno in sostituzione della prima mezza maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare una mezza maglia alta. Ed ecco qui che abbiamo ottenuto il nostro aumento. Una catenella, filo sull'uncinetto e qui nel ventaglietto, nella catenella centrale, andiamo a ripetere di nuovo il ventaglietto. Terminato il ventaglietto andiamo a fare una catenella, filo sull'uncinetto e dove abbiamo la mezza maglia alta andiamo a fare 2 mezze maglie alte, tutte e 2 nello stesso punto. 1 e 2. Creando l'aumento e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Qui dove abbiamo il ventaglietto continuiamo a fare un altro ventaglietto e sulla prima mezza maglia alta a questo giro andiamo a fare 2 mezze maglie alte. Terminato il nostro quarto archetto vado a chiudere il giro facendo una catenella e 2 mezze maglie alte puntando l'uncinetto sulla seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro. In questo modo. Al giro successivo andiamo a lavorare i punti così come si presentano, quindi andiamo a fare 2 catenelle in sostituzione della mezza maglia alta, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entro sulla seconda mezza maglia alta e faccio un'altra mezza maglia alta. Una catenella e nuovamente andiamo a ripetere il ventaglietto all'interno del ventaglietto del giro precedente. Adesso vado a fare una catenella, filo sull'uncinetto, entro sulla prima mezza maglia alta e vado a fare una mezza maglia alta. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro sulla seconda mezza maglia alta e vado a fare un'altra mezza maglia alta. Una catenella e nuovamente rifaccio il mio ventaglietto all'interno del ventaglietto del giro precedente e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Ho terminato il giro con 2 mezze maglie alte sulle 2 mezze maglie alte del giro precedente. Adesso passiamo al giro successivo che è il giro numero 6. Vado a fare 2 catenelle in sostituzione della prima mezza maglia alta, giro il lavoro, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare una mezza maglia alta, quindi vado a creare il mio aumento realizzando 2 mezze maglie alte. Di nuovo filo sull'uncinetto, entro sulla seconda mezza maglia alta e vado a fare un'altra mezza maglia alta. Quindi avrò un totale di 3 mezze maglie alte. Una catenella, nel ventaglietto vado a realizzare sempre il ventaglietto, una catenella e qui vado a fare il mio aumento. Potete scegliere voi se farlo sulla prima o sulla seconda mezza maglia alta. Io andrò a farlo sulla prima. Quindi 2 mezze maglie alte sulla prima mezza maglia alta del giro precedente e una mezza maglia alta sulla seconda mezza maglia alta del giro precedente, per un totale di 3 mezze maglie alte. Di nuovo una catenella e vado a rilavorare nuovamente all'interno dell'archetto creando un nuovo ventaglietto e procedo in questo modo fino alla fine del giro. Ho terminato il giro facendo una mezza maglia alta e l'aumento l'ho messo sulla seconda in modo da essere esattamente speculare con il primo. Mi raccomando, non preoccupatevi se il lavoro tende ad incurvarsi un pochino perché è del tutto normale. Adesso passiamo al giro numero 7 con una piccola variazione di punto. Quindi andiamo a lavorare 3 catenelle, 1, 2 e 3, in sostituzione della prima maglia alta, perché dal giro 7 in poi non lavoreremo più le mezze maglie alte, ma andremo a lavorare delle maglie alte. Giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo sulla seconda mezza maglia alta e andiamo a fare la nostra seconda maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo sulla terza mezza maglia alta e andiamo a fare la nostra maglia alta. Una catenella, filo sull'uncinetto, rientriamo nel ventaglietto e andiamo a ripetere nuovamente il ventaglietto. Una catenella, filo sull'uncinetto,
e andiamo a realizzare una maglia alta su ciascuna mezza maglia alta che abbiamo lavorato al giro precedente. In questo modo. Una catenella e nuovamente andiamo a ripetere il nostro ventaglietto e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Voglio farvi vedere un attimo il primo pannello che già ho completato, perché ovviamente ne andremo a fare 2, e volevo farvi vedere come viene la forma. Sostanzialmente sui giri pari andiamo a realizzare gli aumenti, mentre sui giri dispari andiamo a lavorare i punti così come si presentano. Cercherò di zoomarvi un pochino, ve lo metto al contrario. Vedete, noi siamo arrivati adesso al giro numero 7, dove abbiamo fatto le nostre 3 maglie alte. Se vediamo il giro numero 8, in questo giro c'è l'aumento, quindi andiamo a realizzare 4 maglie alte, mentre nel giro successivo ancora andiamo a lavorare i punti così come si presentano. Abbiamo ancora una volta 4 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto. E come potete notare, il ventaglietto ricade sempre sul ventaglietto del giro precedente. Ho terminato il giro con 3 maglie alte, adesso passiamo al giro successivo dove andiamo a fare un aumento. Faccio le mie 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, giro il lavoro, entro sulla seconda maglia alta e vado a fare il mio aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, entro nella terza maglia alta e vado a fare la mia maglia alta per un totale di 4 maglie alte. Una catenella e nuovamente vado a lavorare il ventaglietto sul ventaglietto del giro precedente e continuo in questo modo fino alla fine del giro. Quindi dove ho le mie 3 maglie alte andrò a fare 4 maglie alte e farò ricadere l'aumento sulla maglia alta centrale. Ho terminato il giro con 4 maglie alte, passiamo adesso al giro successivo facendo 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i punti così come si presentano. Quindi vado a fare 4 maglie alte nelle 4 maglie alte del giro precedente, una catenella e vado a ripetere nuovamente il ventaglietto all'interno del ventaglietto del giro precedente. Una catenella e nuovamente andiamo a realizzare una maglia alta in ciascun punto, lavorando i punti così come si presentano. Adesso non vi farò vedere il giro successivo perché il procedimento è sempre lo stesso e rischierei di diventare noiosa e ripetitiva. Quindi vi farò vedere sul primo pezzo che ho realizzato, perché ovviamente ne andremo a realizzare 2. Adesso siamo arrivati a questo punto, cercherò di zoomarvi un pochino, dove abbiamo 4 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto del giro precedente. Al giro successivo andremo a realizzare 5 maglie alte, quindi andremo a fare un aumento che potete scegliere voi dove metterlo, se sul primo, sul secondo, sul terzo o sul quarto punto. Io l'ho messo sul terzo. Nel giro successivo andiamo a lavorare i punti così come si presentano e nel giro successivo ancora andiamo a fare un altro aumento che ovviamente l'ho messo sulla maglia centrale. E continuiamo in questo modo fino ad arrivare al giro senza aumenti con 8 maglie alte. Quindi se andiamo a contare i giri, compreso quello delle maglie basse, abbiamo un totale di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 giri. Io continuo il mio secondo pezzo e ci vediamo più tardi per vedere come unirli insieme. Una volta terminati i 2 pannelli anteriore e posteriore si presentano in questo modo. Su uno andiamo a tagliare il filo, mentre sull'altro lo lasciamo
attaccato. Sul pannello dove ho ancora il filo attaccato vado a fare un giro di maglie bassissime lungo tutto il perimetro superiore del pezzo, perché mi servirà come ricongiungimento per il secondo pezzo. Entriamo nella prima maglia alta e solo in questo punto andiamo a fare 2 maglie bassissime. In questo modo. Entriamo qui nel punto di congiunzione dei giri e andiamo a fare una maglia bassissima, entriamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare una maglia bassissima. Quando andiamo a fare questo procedimento rimaniamo un po' più larghe con la tensione del filo, altrimenti rischieremo di far arricciare il lavoro. Altrimenti potete cambiare l'uncinetto e dal 3 prendere il 3,5 solamente per fare questo passaggio. Io continuo e ci vediamo quando avrò raggiunto il lato opposto. Una volta arrivate sul lato opposto, perché abbiamo iniziato a realizzare le nostre maglie bassissime da qui, oltre ad aver realizzato anche una piccola bordura, adesso andiamo a realizzare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 e le andremo ad unire con una maglia bassissima qui sull'angolo inferiore del secondo pezzo. In questo modo. Adesso andiamo a lavorare sul secondo pezzo e anche qui andremo a realizzare delle maglie bassissime sui laterali e sulla parte superiore. In questo modo, fino ad arrivare qui al lato opposto. Terminate le nostre maglie bassissime anche sul secondo pannello, torniamo a fare le nostre 5 catenelle, 3, 4 e 5, che andremo a chiudere con una maglia bassissima sull'altro lato del secondo pannello. Quindi andremo a posizionare i pannelli uno sull'altro e andremo a chiuderli, quindi ad unirli con una maglia bassissima e le 5 catenelle. Questo è un lato e questo è l'altro, ricavandoci così anche lo scalfo della manica ed il collo. Adesso continuiamo la lavorazione per quanto riguarda la parte inferiore e andremo a ripetere gli stessi punti che abbiamo fatto, ma questa volta li andremo a lavorare in tondo. Dove ho la maglia alta, vado a fare una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto e vado a fare la mia maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Da qui in poi non andremo più a fare aumenti, quindi andremo a lavorare semplicemente i punti così come si presentano. Abbiamo terminato i 2 pannelli con 8 maglie alte, quindi in questo giro e negli altri successivi andremo sempre a ripetere le nostre 8 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto. Una catenella e nel ventaglietto, qui nella catenella centrale, andiamo a ripetere il nostro ventaglietto. Una catenella e nuovamente 8 maglie alte, una maglia alta in ciascun punto. E continuiamo in questo modo fino al completamento del primo pannello. E ci rivedremo qui sulle catenelle per vedere come sviluppare la lavorazione.
Terminato il primo pannello, adesso ci ritroviamo sulle 5 catenelle. Andiamo a fare una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a ricreare il nostro ventaglietto. Quindi saltiamo 2 catenelle, 1 e 2, e sulla terza andiamo a fare il nostro ventaglietto, formato da 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Una catenella, filo sull'uncinetto e passiamo alla lavorazione dell'altro pannello. Entriamo nel punto dove abbiamo realizzato la nostra maglia bassissima per unire i 2 pannelli e andiamo a fare la nostra maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare la nostra seconda maglia alta, filo sull'uncinetto e andiamo a fare le nostre maglie alte, una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente. Continuiamo in questo modo anche per tutto il secondo pannello e ci rivediamo nuovamente dal lato opposto per vedere come chiudere il giro e lavorare le nostre altre 5 catenelle. Sono arrivata alla fine anche dell'altro pezzo e mi ritrovo a lavorare adesso sulle 5 catenelle. Quindi vado a fare una catenella, filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle e sulla terza vado a ripetere quello che è il mio ventaglietto. Quindi 3 maglie alte, una catenella e ancora 3 maglie alte nello stesso punto ed abbiamo completato il giro unendo i 2 pannelli. Adesso andiamo a fare una catenella e chiudiamo definitivamente il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia alta che abbiamo realizzato sul primo pannello. In questo modo. Adesso andiamo a fare 3 catenelle, giriamo il lavoro, andiamo a fare un'altra catenella, filo sull'uncinetto e qui andiamo a ripetere il nostro archetto. Una catenella, filo sull'uncinetto e qui andiamo a lavorare ancora le nostre 8 maglie alte. E continuiamo in questo modo fino alla fine del giro. Una volta arrivata alla fine del giro vado a chiudere con una maglia bassissima sulla terza catenella che abbiamo realizzato all'inizio del giro. In questo modo. Adesso vado a fare 4 catenelle, 2, 3 e 4, filo sull'uncinetto e vado a lavorare nuovamente il ventaglietto all'interno del ventaglietto. Non faccio altro che copiare il giro precedente e continuo in questo modo fino alla fine del giro e per tutti gli altri giri. Quindi vado a lavorare esattamente i punti così come si presentano fino al raggiungimento della lunghezza desiderata. Io continuo e ci vediamo alla fine. Una volta completati i miei giri, il top si presenta in questo modo. Così è come vediamo il laterale ed ho fatto un totale di 17 giri. La lunghezza totale del top, prendendo la parte più lunga, è di circa 36 cm. Se volete una taglia più piccola, anziché fermarvi al punto dove ci troviamo con 8 maglie alte, vi fermerete 2 giri prima dove abbiamo 7 maglie alte. Mentre se volete una taglia o 2 più grande, continuerete a fare i giri di aumenti e dopodiché fare i giri senza aumenti. Adesso non ci resta che realizzare i laccetti superiori ed io li andrò a realizzare con un semplice nastro e vado a tagliare 2 pezzetti di nastro di 47 cm l'uno e con l'aiuto di un ago tirafettuccia
lo faccio passare attraverso un lato e l'altro del top. In questo modo, in modo che possiamo regolare la nostra bretella, e vado a ripetere l'operazione anche dall'altro lato. In alternativa al nastro potete realizzare delle semplici catenelle lunghe sempre 47 cm e tornare indietro con delle maglie bassissime. Ed ecco terminato come si presenta il nostro top per quanto riguarda la parte anteriore e la parte posteriore. E questo era il top solare, un modello adatto per tutte le età. Grazie per aver guardato questo video e spero che vi sia piaciuto. Per supportarmi potete lasciare un bel like, iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri progetti creativi e se volete lasciate anche un commento. Ovviamente potete condividere i vostri progetti con me taggandomi sulla mia pagina Facebook oppure di Instagram o perché no anche sul gruppo di Un filo di passione che trovate su Facebook. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!